Ciao a tutti amici della bilancia, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami bilancia e le tendenze energetiche disponibili per economia e finanze nel prossimo mese. Abbiamo la carta dell'eremita, amici della bilancia. Può essere un periodo di riflessione su magari il modo in cui guadagnate piuttosto che sul modo in cui investite o vorreste investire. Andiamo a vedere di che cosa si tratta nello specifico con i tarocchi. Vi ricordo che le letture sono per un gruppo, è facile che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla o se voleste completare il messaggio potete ascoltare l'ascendente o il segno lunare. Per capire poi come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida, trovate il link sotto nella descrizione del video e sempre in descrizione trovate anche il link alla mia pagina web dove trovate tutto quello che propongo e nella sezione dei contatti c'è anche il numero di telefono e sempre nella descrizione del video ragazzi trovate anche i link ai due videocorsi gratuiti presenti sul canale. Uno è un corso base di metafisica sui chakra e l'altro è un corso base di tarocchi intuitivi. Bene, partiamo con un fante di bastoni. Il sole, l'imperatrice, un asso di coppe, un 10 di coppe e il mondo. Wow, sono belle carte ragazzi. Allora, partiamo da questo fante di bastoni che io la sento come se fosse una buona carta. Può essere che qualcuno decida o stia decidendo con questa fase, diciamo così, dell'eremita, di iniziare qualche cosa di nuovo. Abbiamo anche un asso di coppe qui. Andiamo a vederlo. 7 di pentacoli e 4 di bastoni. Vi dirò, per qualcuno potrebbe esserci il pensiero di investire in una casa, in un edificio, in una struttura. Potrebbe anche essere come arredamento o attrezzature. Diciamo che ragazzi, il fante di bastoni effettivamente è una carta di nuovi inizi, di entusiasmo, però abbiamo anche un 7 di pentacoli che è come se vi dicesse con prudenza. Un 7 di pentacoli in realtà è una carta di fermo che indica l'attesa della raccolta dei frutti. Però è come se ci fosse un ok, si inizia e poi bisogna, come dire, lasciare che le cose evolvano. Andiamo a vedere la carta del sole. Ok, ruota della fortuna. Fante di spade e 2 di pentacoli. Qui secondo me si potrebbero aprire delle nuove opportunità di guadagno. Tenete presente che la ruota della fortuna fa riferimento anche a delle vincite al gioco, però possono essere anche occasioni fortunate, dei doni, dei regali che arrivano così, diciamo dal nulla, senza che ve lo aspettiate. Per qualcun altro ci potrebbe essere come un apporto di denaro, magari da parte di qualche figlio o da parte di qualche sottoposto, se per esempio avete un'azienda e c'è bisogno di fare come degli investimenti in più, potrebbe essere che i dipendenti vogliano investire nell'azienda e quindi apportino denaro in più. Dipende un po' voi, cioè come vi risuona la lettura. Andiamo a vedere l'imperatrice. Mm. 7 di spade e regina di coppe. Datemi una carta per il 7. Diavolo. Allora, qui le cose sono due. O
è una questione tra genitori e figli dove voi, in quanto figli, potreste aiutare un genitore o in quanto dipendenti potreste aiutare la casa madre. Ci sono delle aziende che rifinanziano il proprio cash flow, appunto facendosi finanziare, vendendo come una piccola quota dell'azienda ai dipendenti. Questo potrebbe essere una soluzione. L'altra è che se per esempio siete dipendenti, non avete aziende, insomma, ci sia una figura all'interno della vostra famiglia che con questa regina di coppe e l'imperatrice potrebbe essere un genitore, potrebbe essere la madre, che in qualche modo vi richiede una certa presenza economica. Mi viene da dirvi un'altra cosa, perché qui abbiamo proprio 7 di spade e diavolo. Potrebbe esserci qualcuno, ragazzi, che tenta durante il prossimo mese di rimescolare un po' le carte. Diciamo che il 7 di spade fa riferimento ai furti. Quindi fate attenzione a non dare i vostri codici d'accesso neanche agli amici, perché non dico che gli amici magari vi ruberebbero, però qualcun altro potrebbe recuperare il numero di telefono. Insomma, fate attenzione alle informazioni finanziarie che divulgate, perché io qui ho come la sensazione che qualcuno potrebbe cercare di fregarvi. Adesso datemi un'altra carta per il diavolo. Sì, guardate, ci potrebbe essere qualche affetto di mezzo o sì, secondo me può essere o una madre o qualcuno a cui siete particolarmente affezionati o se per caso avete una nuova storia, una nuova relazione da poco tempo, non escludo che potrebbe essere il o la partner che cerca in qualche modo di scucirvi dei soldi in più. Però comunque fate attenzione ai furti, almeno fino a... Dunque, la lettura dura un mesetto, quindi più o meno fino a fine agosto, mettiamo così, teniamoci quei 10-15 giorni di margine per far muovere le energie, però diciamo che fino a fine agosto, inizio settembre fate attenzione, monitorate sempre perché con questo 7 di spade e questo diavolo è come se qualcuno cercasse pedestremente di fregarvi, di rubarvi dei soldi, sì, di farvi spendere soldi in eccesso. Magari non sarà qualcun altro, magari sarete voi che, diciamo, aperti come siete, tenderete a dare, però è poi come se con il senno di poi vi rendeste conto che siete stati un po' raggirati, quindi fate attenzione. Andiamo a vedere l'asso di coppe. 9 di spade, asso di spade e temperanza. Allora, qua ci sono due assi e poi c'è la carta della temperanza, come se ci fossero da mettere in equilibrio la parte emotiva e la parte mentale. Tenete presente che con l'asso di spade potrebbe arrivare qualche verità, potreste scoprire magari proprio questo 7 di spade, però devo dire che tutto sommato, nonostante queste carte, con la temperanza è come se riusciste a mantenere un certo equilibrio finanziario. Andiamo a vedere il 10 di coppe. Due di bastoni, 5 di bastoni e 5 di spade. Allora, ho come la sensazione che qui si voglia mantenere una certa unione, una certa unicità, una certa congregazione, anche se vogliamo. Ci sono 2-5, quindi qui potrebbero esserci come dei battibecchi, potrebbe esserci delle discussioni, potrebbero esserci delle cose poco chiare, ma tenete presente che avete il diavolo è una carta che parla di ego e l'ego è attaccato alla materia e ai soldi
e qui effettivamente ci potrebbero essere discussioni su che cosa fare, come farlo, quando farlo. Il tutto, io credo, per cercare di tenere unito un gruppo che con questo 10 di coppe può essere anche la famiglia, potrebbe anche essere un gruppo aziendale. Secondo me, cercate di guardare un po' nel lungo periodo, perché avete anche questo 2 di bastoni, come se vi dicessero cercate di guardare un po' più in là del vostro naso. Avete l'eremita, che è la carta della saggezza, è la carta di colui che sa perché ha già avuto esperienza, ha già vissuto cose di questo genere, quindi voi la soluzione ce l'avete sulla punta delle dita. Andiamo a vedere un attimo la ruota della fortuna. Abbiamo il Papa e un carro. Allora, la ruota della fortuna è una bella carta perché indica cambi, normalmente sono cambi positivi, cambi fortunati, ce l'avete ben 2 volte ragazzi, quindi secondo me le cose a fine periodo saranno ben migliori rispetto che a inizio periodo, nonostante questi 3 assi che secondo me parlano di qualche cosa di nuovo che vorrebbe iniziare, come vi ho detto qui all'inizio con il fante di bastoni. Ora, che ci sia un nuovo capitolo da finanziare, va bene, nel senso che l'abbiamo visto, potrebbe essere a causa di un genitore, potrebbe essere a causa di anche un figlio, nel caso voi siate i genitori. Il tutto è per cercare di mantenere una certa linearità, una certa unione, una certa tranquillità, secondo me, di base. Tenete presente che con la carta dell'eremita siete un po' voi a dover gestire le cose. Se c'è qualcun altro che arriva e vi dice, ipotesi, figli, ma tu hai tanti soldi, a me servono questi, dammeli, ipotesi, sta a voi dire sì o no, ok? Perché il fatto che qualcun altro si aspetti un aiuto non vuol dire che noi siamo obbligati a darglielo. Si può aiutare il figlio invece che dare i soldi a, per esempio, aiutarlo a trovare un lavoro per tirare su i soldi di cui ha bisogno. Secondo me il punto debole vostro in questo periodo è il cuore, cioè nel senso se vi fanno 2 moine in più è come se alla fine cedeste e potreste dare questi soldi, però ripeto, fate attenzione perché qui le cose non sono tanto chiare. C'è qualcuno che effettivamente potrebbe rubarvi dei soldi, rubarvi dell'oro, rubarvi qualcosa. Potrebbero anche essere degli strumenti, delle attrezzature. Mm. Fatemelo sapere poi nei commenti se vi risuona, se succederà. Spero di no. Però ecco, mi sento di darvi questa dritta per mettervi in guardia. Ragazzi, la lettura finisce con una bellissima ruota della fortuna. Io sento che le cose in qualche modo cambieranno. C'è anche questo 2 di pentacoli effettivamente che mi parla di un qualche cosa che si ripete, quindi può esserci una qualche situazione che secondo me si sblocca perché abbiamo un sacco di nuovi inizi, abbiamo 2 ruote della fortuna, un 10 di coppe, fatemi vedere che altro. Secondo me si sblocca un qualche tipo di situazione che prima, diciamo, faceva un po' fatica a essere affrontata. Però, ecco, fate attenzione agli eventuali o potenziali furti, alle bugie che vi potrebbero raccontare. Adesso non avete la giustizia, però avete il Papa, quindi nel caso dobbiate firmare qualche cosa, ragazzi, leggete tutto, anche le lettere in piccolo, mi raccomando. Ok, andiamo a vedere qualche oracolo. Ok, qui abbiamo confusione, 2 giorni, quindi suppongo che la lettura vi porti da pensare, mettiamola così,
e poi abbiamo gestione amministrativa, il 15 del mese che viene, quindi si parla del 15 del mese prossimo. Adesso io sto pubblicando a fine luglio, quindi si può parlare di metà agosto. Se però voi la lettura la vedrete a ottobre, sarà il 15 di novembre, ok? Perché sono letture comunque atemporali. Quindi ragazzi, quello che vi consiglio io, considerate queste carte, è di mettere a posto tutta la documentazione prima del 15 del mese prossimo. Guardate, la ruota della fortuna è una carta molto positiva, è una carta che parla di occasioni fortunate, di vincite al gioco, di aiuti, di doni, di regali, di premi, di soldi che arrivano in maniera inaspettata. Ok, quindi tutto sommato devo dire che la stesa è positiva, però ho anche la sensazione con questo eremita che sarete voi a dover gestire le cose senza farvi condizionare da chi vi è intorno. Ok? Fate attenzione alle multe questo mese e allo shopping compulsivo. Cioè io ho come la sensazione che potreste avere come questa voglia di spendere di più o di spendere per un qualche cosa che magari volete da tanto tempo, ma prima, insomma, assicuratevi che ne abbiate d'avanzo. Poi potete anche fare la spesa eccessiva, anche perché qua è come se ci fossero delle spese amministrative, o meglio, qui parla di gestione amministrativa, però sapete che una volta che poi si mettono a posto le carte ci si rende conto che o mancava quel pezzo o devo ancora far quello. Quindi un mio consiglio appunto è prima di fare qualsiasi tipo di spesa, soprattutto per i familiari, perché qui il punto debole è che avete un cuore grande. Quindi se dovesse arrivare qualcuno a chiedervi dei soldi, voi fate fatica a dire di no. Però prima dovete essere a posto voi, poi con quello che avanza potete aiutare gli altri. Non si può dare se non si ha prima per sé. Non posso riempire il vaso il bicchiere di qualcun altro se il mio stesso è vuoto, ok? E se io non ne ho abbastanza per me per dissetarmi, non posso condividere con qualcun altro. Ok? Perché qui sapete, c'è un detto che si chiama vita mea, morte tua, mi pare che sia una cosa di questo genere. Cioè, prima devo pensare a me, ok? Poi posso pensare agli altri. Se penso prima agli altri, rischio di non farcela io, ok? Ci sono parecchie persone che hanno la sindrome del salvatore, ovvero hanno questa esigenza o comunque stanno bene, fa stare loro bene, aiutare gli altri, salvare gli altri. Però molte volte sono persone che non riescono proprio neanche da sé a riempirsi il frigo o a pagare le bollette per tempo, per dire, e pretendono di aiutare gli altri. Così non c'è un reale, come vi posso dire, una reale crescita perché voi continuate ad aiutare gli altri, a scaricarvi di energie per aiutare gli altri quando voi stessi avreste bisogno di qualcuno che carica voi. Ok, quindi prima in un certo senso bisogna essere egoisti. Bene ragazzi, questo è quello che avevo per voi. Ah no, manca un oracolo, scusate. Manca ancora un oracolo. Ok, carta numero 21, ripulire. E questa carta parla di perdonare fondamentalmente. E poi abbiamo la carta numero 13, un bivio, quindi è come se doveste effettuare una scelta. In effetti qui ce l'avete, è la carta del carro. Non sento che sarà imminente nel prossimo mese, però effettivamente potrebbe essere qualcosa che dovete già prendere in considerazione. Magari la scelta si può rimandare, ma le valutazioni si possono già fare in questo momento. Bene, adesso sì, amici della bilancia, questo è quello che avevo per voi. Spero che la lettura vi sia stata d'aiuto almeno un po' per riflettere. Fatemelo comunque sapere nei commenti. Per sostenere il canale potete mettere like, iscrivervi, condividere il video. Se volete iniziare un percorso di crescita con me basato sulle credenze limitanti, mi potete contattare via mail. Io poi vi mando la lettera di presentazione dove vi spiego come funziona il lavoro. Però la stessa cosa la potete anche fare nella sezione degli abbonati.
Quindi anche lì tratto le credenze limitanti divise per settore, quindi per l'amore, per il lavoro, per il denaro e via dicendo. E in più in quella parte trovate anche temi di metafisica, di metamedicina, insomma è un po' tutto quello che io ho studiato in tanti anni e che ho condensato e messo a disposizione in quella sezione. Detto questo ragazzi vi ringrazio di essere stati qui, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!